Well, 3 centuries ago, more or less. We are talking about the 1700s. That's the first information about the family starting investing in viticulture here in the area. Aglianico has always been considered the monarch of our viticulture because of its ageability, so the possibility to face also long travels. The end of 1800s, I've got my great-grandfather, that is Angelo Mastroberardino, that is a pioneer. In 1878, he registered the company through the Chamber of Commerce in Avellino. Then he has a son among the 8 sons and daughters of that generation, that is my grandfather Michele, that becomes a kind of a brand ambassador. He's the first that travels a lot, all the time, to the United States and Canada. How many bottles do you make? Today? Yes. It's about 1.7, 260 hectares, the property here. This is the family of my great-grandfather Angelo. This is my grandfather Michele. Great-grandfather was born in 1848. Nella mia storia familiare, cambi di stile nell'approccio al vino, ce ne sono tanti. Quello che però è interessante è che se stappiamo, noi abbiamo 100 anni di bottiglie di Taurasi qui, no? Se stappiamo bottiglie di 80 anni fa abbiamo un filo rosso di impostazione stilistica, di attenzione al dettaglio. Le bottiglie degli anni 20 e degli anni 30 hanno una straordinaria espressività territoriale. Questo è il caveau di famiglia, è il luogo nel quale teniamo un po' memoria dell'evoluzione delle nostre bottiglie all'incirca dell'ultimo secolo. Come è cambiato il Taurasi negli anni 90 rispetto ai Taurasi degli anni 70 e 60? Ecco, qui c'è la leggenda del 68, no? Il 68 Riserva, che fu la prima esperienza di vinificazione in sottozona, Castelfranci, Piano d'Angelo, Montemarano. Però prima di questo c'è stata la guerra e noi abbiamo per esempio bottiglie del periodo di guerra come il 41, questo è il 39, abbiamo il 34, il 1928, per cui abbiamo avuto i Borboni durante tutto il periodo dal 700 fino alla seconda metà dell'Ottocento, fino all'Unità d'Italia. Poi passiamo attraverso invece i Savoia e quindi abbiamo sempre nella documentazione di famiglia tutti gli atti fatti dai diversi re d'Italia. Crystal Palace, Londra, 1906, diploma for Grand Prix with Gold Medal awarded to Mr. Cavaliere Angelo Mastroberardino for Wines a Tripalda. Anche nonno Michele deve trattare con D'Annunzio, infatti proprio in questa lettera viene descritto la richiesta di D'Annunzio di un riscatto del 25% del valore della merce. La costituzione del Carnaro era tutta impostata all'edonismo, sì, certo, e quindi senza vino non si poteva fare. New York, Boston, Montreal, Utica, Syracuse, Buffalo, Toronto, Cleveland, Pittsburgh, Chicago, St. Louis, New Orleans and New York again. Taking the relationship with several distributors in the US, but they were not able to ship all that wine. Qui è il Taurasi che viene mandato ad Haiti, tante altre testimonianze dalla Svizzera a Bengasi, tutto il mercato africano, perché la fase coloniale determinò una grande espansione dei vini di famiglia, ma qui siamo, questo è Rangoon, quindi siamo nell'impero anglo-indiano, Singapore, Bangkok, Manila, Hong Kong, Shanghai, Kobe, Yokohama, Qingdao, Vladivostok, Port Said, Port Sudan, Mombasa, Zanzibar, Mozambico, Durban, Islanda, all the way to Cape Town. La svastica sta un po' dappertutto in questo periodo perché c'è la censura su tutte diciamo, le lettere che girano per Europa. Russia e Ucraina, noi siamo in contatto con i nostri partner, sono in questo momento molto preoccupati. Io proprio ieri ho sentito i nostri amici dalla Russia che sottolineano il fatto che questa è una guerra che è voluta dal governo e non dal cittadino, quindi loro non si sentono parte e loro poi ormai vivono l'Europa come casa loro. Quando tu parli di me come grande azienda, perché io te la rispedisco al mittente? Perché purtroppo io non sono il più grande di questo territorio. Il fatto che c'è da un lato un rispetto di regole, perché ci giochiamo tutti l'immagine di una denominazione,
e dall'altro lato c'è un'esigenza di rispettare anche uno stile territoriale, l'affacciarsi dei nuovi degustatori che provengono dalle sodas, no? Si è tanto parlato negli anni scorsi di questa cosa, per cui i vini dovevano avere un residuo zuccherino per andare incontro a quelli che venivano dal consumo delle sodas. Non esiste, questi sono vini salati, non sono sapidi. Midnight were the stars and you. Midnight and a rendezvous. Your arms held a message tender, saying I surrender all my love to you. C'è ancora vino, basta. Allora, sì. Nel frattempo io avvino il greco. Sì, Sancerre, un Puyi Fumese. Questa è l'Irpinia, erano così i nostri bianchi negli anni 70. Tutta per colpa tua. Che a volte il pregiudizio ti frega, capito? Lo so, però non sono un grande amante dei bianchi italiani in generale, per cui... Ma questo è un bianco italiano? Io questo se alla cieca direi che è un Puyi Fumese. Bravo, hai capito? È quello che non si capisce, che il potenziale di questi vini qua. Io direi qualcosa di mezzo tra un... sì. Sì, io stare in Francia.